Oggi facciamo un esercizio diverso dal solito. Alleniamo l'ascolto attraverso clip di film e interviste ad attori italiani. L'obiettivo non è capire ogni singola parola, ma allenare l'orecchio e cogliere delle espressioni utili usate nella vita di tutti i giorni. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di scaricare il PDF che trovi giù nel box informazioni, perché contiene tutto quello che ti dirò in questo video. Ricordati anche di iscriverti al canale. Grazie. Iniziamo! Nella mia vita privata io adoro guardare i film, le serie TV, ma anche le interviste agli attori o ai registi. Per questo io uso spesso con i miei studenti, nelle mie lezioni private, questo tipo di clip per allenare l'orecchio. E trovate anche qui su YouTube un'intera playlist dedicata a questo tipo di materiale autentico. Certo, a volte è frustrante non capire bene gli attori madrelingua, però fa parte del processo. Io stessa guardo i film o le serie TV in lingua originale e spesso non capisco il 100%, ma credo che sia uno dei modi migliori per allenare l'ascolto e imparare nuove espressioni e nuovo vocabolario. Oggi quindi guarderemo 6 clip o spezzoni, se vogliamo usare una parola italiana, che ho trovato qui su YouTube. Guarderemo questi spezzoni e completeremo le frasi con le parole mancanti. Dopo l'esercizio potrai guardare tutti i video perché ti ho messo i riferimenti giù nel box informazioni. Guarderemo ogni scena 3 volte, la prima volta senza sottotitoli per allenare esclusivamente l'ascolto. La seconda volta vedremo la stessa scena con i sottotitoli a cui ho tolto alcune parole che vorrei che voi capiste e metteste al posto esatto. La terza volta rivedremo tutta la clip con i sottotitoli completi per verificare se avete risposto bene. La prima clip è tratta dal film Gli anni più belli. Allora, le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso. Che film è questo? Non è un film. E che è? Madre Teresa di Calcutta. Allora, le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso. Che film è questo? Non è un film. E che è? Madre Teresa di Calcutta. Allora, le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso. Che film è questo? Non è un film. E che è? Madre Teresa di Calcutta. La prima espressione mancante è ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È il passato prossimo del verbo pronominale farcela, che significa riuscire a fare qualcosa, riuscire a raggiungere un obiettivo. Ce l'abbiamo fatta. Ricordatevi che il passato prossimo usa il participio passato sempre al femminile singolare, fatta. La seconda espressione è e che è? E che è? Una domanda informale, colloquiale, per chiedere spiegazioni al nostro interlocutore. È un sinonimo di ma di cosa stai parlando? Ma che cos'è? La seconda clip è un'intervista autentica ai 2 protagonisti del film Era ora, Barbara Ronchi e Edoardo Leo. Ascoltate bene che cosa chiede la giornalista. Invece c'è un momento che cambiereste per fare una scelta al posto di un'altra se poteste viaggiare nel tempo? No,
le scelte sbagliate io non me ne ricordo più. Invece c'è un momento che cambiereste per fare una scelta al posto di un'altra se poteste viaggiare nel tempo? No, le scelte sbagliate io non me ne ricordo più. Invece c'è un momento che cambiereste per fare una scelta al posto di un'altra se poteste viaggiare nel tempo? No, le scelte sbagliate io non me ne ricordo più. La domanda completa è: c'è un momento che cambiereste per fare una scelta al posto di un'altra se poteste viaggiare nel tempo? Qui abbiamo un periodo ipotetico, una frase che ha al suo interno un se più un congiuntivo imperfetto e nella frase principale abbiamo un condizionale presente. La usiamo per esprimere delle possibilità poco probabili, ma comunque possibili. Per esempio, se vincessi la lotteria, comprerei una nuova casa. È una situazione possibile, ma poco probabile o comunque non reale. Se vincessi la lotteria, comprerei una nuova casa. La terza clip è tratta dal film La vita da grandi. Un adulto deve innanzitutto sapersi lavare, vestire da solo, saper fare la spesa, saper andare da solo nei posti. Ok? Cioè essere indipendente fondamentalmente, come me. Irene, mi dispiace, ma questa lista fa veramente schifo. Un adulto deve innanzitutto sapersi lavare, vestire da solo, saper fare la spesa, saper andare da solo nei posti. Ok? Cioè essere indipendente fondamentalmente, come me. Irene, mi dispiace, ma questa lista fa veramente schifo. Un adulto deve innanzitutto sapersi lavare, vestire da solo, saper fare la spesa, saper andare da solo nei posti. Ok? Cioè essere indipendente fondamentalmente, come me. Irene, mi dispiace, ma questa lista fa veramente schifo. La prima espressione è andare da solo nei posti. Andare da solo nei posti. Posti significa luoghi e da solo significa non in compagnia. Quindi frequentare dei luoghi, dei posti da solo, non in compagnia, senza nessun altro. L'altra espressione è molto interessante ed è un'espressione informale, un po' volgare, che significa essere disgustoso. Non gli piace per niente andare nei posti da solo. Fa schifo, fa schifo. La quarta clip è tratta da un'intervista a un'attrice italiana che adoro, bravissima, che si chiama Alba Rohrwacher ed è un'intervista relativa al film Lacci. Lacci. Sentiamo che cosa dice. Quando io ho letto la sceneggiatura la prima volta, il personaggio di Wanda mi respingeva, nel senso che probabilmente non sentivo l'istinto di mettermi nei suoi panni, perché i suoi panni erano troppo scomodi. Quando io ho letto la sceneggiatura la prima volta, il personaggio di Wanda mi respingeva, nel senso che probabilmente non sentivo l'istinto di mettermi nei suoi panni, perché i suoi panni erano troppo scomodi. Quando io ho letto la sceneggiatura la prima volta, il personaggio di Wanda mi respingeva, nel senso che probabilmente non sentivo l'istinto di mettermi nei suoi panni, perché i suoi panni erano troppo scomodi. Questa è un'espressione super interessante. Mettermi nei suoi panni. Mettermi nei suoi panni. Panni è un'espressione un po' vecchia per dire vestiti, vestiti, e l'espressione mettersi nei panni di qualcun altro significa provare a immaginare, a immedesimarsi in un'altra persona, mettersi al suo posto, provare a capire il suo punto di vista.
La quinta clip è tratta dal film Il Colibrì di Francesca Archibugi del 2022. In questa clip dovete inserire ben 3 parole. Un momento. Qualcuno mi sostituisce o fate da soli? Professore, come facciamo da soli? Fate. Tanto ormai hai perso. Bordini, hai perso. Un momento. Qualcuno mi sostituisce o fate da soli? Professore, come facciamo da soli? Fate. Tanto ormai hai perso. Bordini, hai perso. Un momento. Qualcuno mi sostituisce o fate da soli? Professore, come facciamo da soli? Fate. Tanto ormai hai perso. Bordini, hai perso. La prima parola è un verbo, sostituire, sostituire, che significa rimpiazzare, prendere il posto di qualcosa o di qualcuno. Sostituire. La seconda parola è ormai, ormai, una di quelle piccole parole italiane che creano sempre problemi agli studenti. Ormai significa a questo punto. A questo punto la situazione è definitiva, non può cambiare. A questo punto, ormai. L'ultima parola è perso. Perso, il participio passato irregolare del verbo perdere. Perdere. Hai perso. L'ultima clip che guardiamo insieme è tratta dal film Una questione privata. Secondo me un film bellissimo tratto da un libro ancora più bello sulla resistenza italiana. In questa clip c'è una presentazione di 2 ragazzi e dovete capire ben 2 parole. Vediamo. Milton, ma non è il tuo nome di battesimo? No, fu la mia professoressa d'inglese a chiamarmi Milton. Poi mi è rimasto appiccicato addosso. Milton, ma non è il tuo nome di battesimo? No, fu la mia professoressa d'inglese a chiamarmi Milton. Poi mi è rimasto appiccicato addosso. Milton, ma non è il tuo nome di battesimo? No, fu la mia professoressa d'inglese a chiamarmi Milton. Poi mi è rimasto appiccicato addosso. Nome di battesimo. Nome di battesimo. È il nome proprio, come nel mio caso Valeria, che è diverso dal cognome, che è il nome della famiglia che di solito in Italia prendiamo dal papà, e dal soprannome, che nel caso del protagonista è Milton, un nickname. La seconda parola è appiccicato addosso. Appiccicato addosso, che arriva dal verbo appiccicare, che significa attaccare, incollare qualcosa. Se qualcosa ti resta appiccicato addosso, significa che è difficile da togliere, difficile da rimuovere. Sia in senso letterale, quindi magari ho qualcosa addosso che non riesco a togliere, ma anche, come nel caso della clip, in senso metaforico. A questo ragazzo hanno dato un soprannome da piccolo e per tutta la vita gli è rimasto appiccicato addosso. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato delle parole ed espressioni nuove. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di scaricare il PDF gratuito in cui trovate tutte le informazioni di questo video. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.